Il meme è parte dell'infocrazia. È tutto quello che passa per la piattaforma. Il meme funziona perché i ragazzi hanno bisogno di essere compresi dal punto di vista emotivo e quando un memer fa successo, generalmente è una persona che parla della sua esperienza personale e si dice che il meme è relatable perché io mi medesimo in quella situazione e non mi sento solo, perché le persone si sentono sole. Il fatto è che adesso tutte queste piattaforme sono un luogo, non dobbiamo mai dimenticarcelo, di pubblicità. Tutto è finalizzato a quello. Quindi io mi chiedo, vale la pena uno, per l'artista, due, anche per il semplice utente, foraggiare creando contenuti per queste piattaforme? Cioè, qual è la discriminante? Cioè, quando è che ne vale la pena e quando no? È giusto utilizzare il termine prodotto quando si parla di meme perché su Instagram tu ci devi stare, devi essere presente, devi essere costantemente presente. Quindi tu devi creare. Questa creazione costante, se tu non hai questo fuoco dentro, secondo me ti mangia. Cioè, io penso che sia più negativo in realtà l'effetto che hanno i social network sugli over 50 che sugli adolescenti. Secondo me si tende anche a sottovalutare l'intelligenza degli adolescenti ed è più il loro mondo che il nostro. Cioè, tante volte noi andiamo a dirgli cosa devono fare, ma in realtà loro sanno benissimo che cosa devono fare. Vivendo così tante ore online, raggiungono un livello di consapevolezza più veloce, maggiore rispetto alle generazioni successive. Arriveranno ad una capacità di autoregolazione maggiore rispetto agli over 50. Dopo più di un anno, il ritorno di Ciao Mamma a Inutile Arte. Ciao È Domenico. passato così tanto tempo. È passato tanto tempo. Sono contentissimo che tu sia tornato ed è successo anche molto. Allora, Sì. uno dei temi principali che voglio affrontare con te è quello legato all'infocrazia, cioè scrivere e fare, produrre artisticamente durante l'infocrazia di internet, eccetera, eccetera. L'idea di dibattere, di discutere di questo argomento nasce dal fatto che tu hai tenuto appunto un talk riguardo a questo argomento e durante quest'anno ci siamo anche incontrati durante un altro evento dove si discuteva, dove si dibatteva riguardo a simili tematiche. Prima quindi di addentrarci proprio nel dettaglio su questo tema, vorrei chiederti questo. Hai notato che nell'ultimo anno il ruolo del memer è più tridimensionale, cioè ti invitano a eventi quasi più intellettuali, cioè il parere del memer, del creatore di contenuti sui social, è in qualche modo più nobilitato e più certificato. E anche tu mi accennavi prima, stai cercando anche di dirottare un pochino le tue nuove produzioni per quanto riguarda gli eventi al di fuori di internet, anche su una veste più artistica e intellettuale, piuttosto che squisitamente ironica. Quindi ti volevo chiedere, come hai notato questa differenza per quanto ti riguarda nel ruolo che il memer ha nel panorama intellettuale, artistico e sociale italiano? Secondo me è un tema bellissimo. Allora, partiamo da una base. Secondo me, i primi ad accorgersi della rilevanza dei memer è stato sicuramente il pubblico, poi sono arrivati i brand e poi diciamo che è stata una sorta di legittimazione dal punto di vista artistico. Ed è nato, secondo me, questo passaggio non è dovuto assolutamente ad una questione nobile, ovvero di istituzionalizzazione dell'arte, ma per lo più dovuto al fatto che i memer non sono facilmente sfruttabili dal punto di vista commerciale. E quindi, secondo me, le persone più intelligenti del mondo meme si sono posizionate in questo settore anche perché si fa molta fatica a rimanere credibili mantenendo un'attività imprenditoriale valida. E quindi, cioè, secondo me, se vogliamo fare un'analisi e la vogliamo fare dal punto di vista serio, bisogna toglierci un attimino da una valutazione di giusto, di sbagliato, è semplicemente così, non c'è niente di male. Come è giusto che sia, molte persone che stanno su internet vogliono guadagnarci ed è molto più facile guadagnarci attraverso delle ospitate, dei talk, dei libri, che attraverso magari la creazione di contenuti, collaborazioni con i brand, perché poi nel momento in cui inizi a fare sponsorizzate e simili, perdi anche di credibilità agli occhi dei tuoi follower. E quindi, cioè, secondo me, un piccolo appunto sulla questione commerciale importante.
Poi un'altra cosa molto interessante è che tantissimi hanno cercato di rendersi credibili al mondo culturale, però secondo me non sono tantissimi quelli che hanno sia la capacità di mantenere un dialogo ad un certo livello, sia dal vivo che online, e anche la costanza, perché se non è un argomento del quale ti interessi realmente, creare contenuti che vanno più verso questa direzione alla lunga potrebbe diventare qualcosa di veramente pesante. E quindi io l'ho vista come una tendenza naturale, dovuta a ragioni, te l'ho detto, sia commerciali che di posizionamento, e dal mio punto di vista personale, semplicemente perché io mi ero rotto un pochettino le scatole di fare le cose che volevo fare prima, ho cambiato anche il mio modo di vivere, i miei interessi nella vita quotidiana, mi sto interessando sempre di più al sociale, ho fatto un percorso personale che mi ha portato a rivalutare alcune mie posizioni e anche rivalutare quello che postavo perché è venuta un po' meno la componente goliardica, non mi divertivo più, detto sinceramente, non ha senso continuare a fare una cosa quando non ti diverti più avendo una vita molto più stabile, molto più votata allo studio e all'insegnamento, mi viene anche normale avere una produzione artistica che sia assolutamente più culturale. Quindi ho parlato 40 minuti di fila. No, però tutto questo per dire che ad un certo punto, in occasione del Memissima, che è il Festival dei Meme, mi ha invitato la scuola Holden a tenere era più una lezione che un talk, perché c'erano degli studenti e naturalmente anche chi voleva registrarsi, di persone di qualunque tipo, e mi hanno chiesto di tenere un discorso a riguardo cioè, a mia scelta, mi hanno lasciato carta bianca. Eravamo io, Vaberaghe e Madonna Frida. L'anno scorso c'era stato Filosofia Coatta, che secondo me, e poi abbiamo passato, tra l'altro, quando siamo stati a Torino, eravamo noi, tutti quelli che ho parlato, abbiamo passato, non voglio esagerare, ma mi ricordo che abbiamo fatto una colazione che ci siamo seduti alle 9:30, ci siamo alzati alle 12:30. Non esiste networking nel mondo del meme, o almeno non è mai esistito, e quindi anche trovarsi è stato per me una cosa stranissima. Io Madonna Frida l'avrò vista 2 volte, e anche Filosofia 4 ci siamo visti un paio di volte al massimo, di confrontarsi, parlare di target pubblico, gestione e tutto il resto è stato interessantissimo, perché poi siamo talmente tanto scollegati e non esiste una scuola in questo senso, ognuno ha un percorso completamente diverso e secondo me sarebbe anche divertentissimo parlarne in maniera approfondita con ognuno. Vabbè, questo per dire che mi ha invitato appunto la scuola Holden e abbiamo parlato appunto di infocrazia, ovvero di come in questo regime, diciamo anche mh, di potere dell'informazione e di potere delle piattaforme, noi ci troviamo in una realtà in cui siamo costretti a creare costantemente contenuto originale dal quale monetizziamo pochissimo, attualmente le piattaforme che ci sfruttano. Secondo me è qualcosa di interessantissimo, super attuale, questo e gli effetti che hanno sulle persone. Le lezioni sono state incredibilmente seriose perché anche gli altri ragazzi con cui parlavamo, sono vabbè raga e Madonna Frida, le altre ragazze che hanno tenuto la lezione, hanno tutti avuto un'impostazione molto legata agli effetti sociali dell'intrattenimento online, perché comunque anche loro sono persone che hanno la loro vita, la loro stabilità economica, non hanno tutto questo interesse a monetizzare attraverso la pagina, anche se di fatto ormai siamo di fatto dei micro-influencer, noi ci spostiamo a questi eventi come quando ci siamo trovati in Emilia-Romagna. Io e te abbiamo fatto, cioè io ero lì con una rivista che si chiama Rat Pack a parlare sempre della figura del memer e io facevo sempre questa introduzione sull'infocrazia perché ho letto questo libro che si chiama appunto di Infocrazia di un filosofo tedesco di origine sudcoreana che si chiama Byung-Chul Han, che mi ha aperto a questa visione. Poi ho approfondito anche con i testi di Il capitale è morto, il peggio di ancora venire di Mackenzie Varga, ad esempio, e poi, vabbè, tanti articoli sul tema. Secondo me l'infocrazia è uno dei grandi temi della nostra attualità e non è conosciuto da molti e andava fatto un pochettino di
di divulgazione a riguardo. Quindi, cioè, sono stato prolisso, lo ammetto, però anche tu hai fatto tante domande e tante domande importanti. Sì, siamo simili da questo punto di vista. Allora, mi interessa tutto ciò che hai detto mi interessa molto. Il primo punto è che tu hai legato subito, come prima cosa, l'aspetto del memer riconosciuto come intellettuale all'aspetto anche remunerativo e l'aspetto economico, commerciale. E questo è un aspetto interessante, cioè il memer si apre a questi eventi, si apre ad eventi al di fuori del social, perché monetizzare attraverso solamente il social è qualcosa di negativo, è qualcosa che ti costringe al compromesso, è qualcosa che ti costringe appunto dover contrattare con i brand e a minacciare la qualità del tuo prodotto artistico. Il memer che è costretto a contrattare con i brand, a compromettere la qualità del proprio prodotto e quindi anche la credibilità nei confronti del proprio pubblico, preferisce, se è in grado di farlo, uscire dai social e quindi produrre ad esempio dei libri, contribuire ad eventi, dibattiti, e tuttavia è chiaro che il memer non sarebbe invitato se non dimostrasse le qualità intellettuali e la capacità di poter delineare alcuni contorni del proprio pubblico, dei fenomeni online e come dicevi tu, quindi solo alcuni in Italia hanno questa statura e questa capacità. E a me sembra di notare che i personaggi che tu citavi, cioè mh, Vaberaga, Filosofia Coatta, Madonna Frida, eccetera, siano tutti personaggi che, come te, appunto, hanno un profilo creativo, artistico, intellettuale che non è proprio dei meme, e poi però questo viene immesso poi nei meme. Ad esempio, tu ti autodefinisci poeta, hai questa vena poetica e filosofica, e adesso ti stai anche aprendo molto di più anche ad aspetti no, socio-economici, l'hai sempre fatto, ma ancora di più. Faber Haga, sappiamo, è molto esperta di comunicazione, si interessa molto a letteratura, film, Sì, eccetera. molto interessata anche al linguaggio. Esatto. Stavo vedendo ultimamente, passandoci del tempo insieme, proprio i riferimenti al linguaggio. Madonna Frida invece, anche lei molto vabbè, al di là degli aspetti politico-sociali, eccetera, ma ha un'importante conoscenza della matematica. Non lo so se se può centrarci qualcosa, però lei è una matematica. E questa cosa non l'avrei mai detto prima di conoscerla. Questi aspetti sono interessanti perché si vede come il meme di per sé sia una tela bianca, no? E tu puoi, tra virgolette, da memer un po' cadere, diciamo, negli stereotipi del meme, cioè il Mm, meme che parla di se stesso, che ha i formati prestabiliti, che funzionano e quindi tu utilizzi i meme perché sì, strappano la risata, perché collezionano consensi, ma non veicoli veramente qualcosa di tuo personale. Mentre mm, mm. Ciao Mamma, Vaberaga, Crudelia Memone, eccetera, sono pagine che portano il meme verso altre rotte, cioè sfruttano il meme ma poi lo dilatano. Un po' di questo ne abbiamo parlato anche nel nostro primo incontro. Sì, 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 Ehm, sì. Adesso mi addentrerei un pochino di più proprio nel tema della tua lezione, dell'infocrazia, cioè Sì. creare arte attraverso i social, nell'epoca dell'infocrazia, quale peculiarità ha? Quali scopi ha? Come si può fare? Allora, vabbè, sì, secondo me sono strettamente legate le due cose che abbiamo detto, perché una cosa molto interessante è il fatto che, come dicevi tu, appunto, il meme è un mezzo all'interno del quale tu inserisci qualcosa. Secondo me, se ci fosse più cultura a riguardo, probabilmente si parlerebbe addirittura di correnti interne al meme, perché ci sono proprio delle strutture ricorrenti a seconda dei vari tipi di artisti che lo fanno. Poi naturalmente non possiamo dire che tutti i member sono artisti perché c'è chi ha un fine legato strettamente alla notorietà, c'è chi prende lavoro di altri, invece c'è chi fa una creazione propria di un prodotto. Però appunto sto parlando, secondo me è anche giusto utilizzare il termine prodotto
quando si parla di meme perché su, su Instagram, su- ma principalmente penso che i meme, tra virgolette, d'autore siano su Instagram. Su Instagram tu ci devi stare, devi essere presente, devi essere costantemente presente. E quindi tu devi creare. E questa creazione costante, se tu non hai questo fuoco dentro, secondo me ti mangia. Diventi un artista iperproduttore che deve essere presente perché più posti, più vieni valorizzato dall'algoritmo. Però se non hai voglia di postare, senti costantemente il peso psicologico comunque di esserci, di doverci essere. Siamo in una realtà comunque che guarda moltissimo alla crescita costante. Lo stesso Instagram ha dei parametri, tu vedi tutto verde nei tuoi insight di Instagram, nella tua dashboard, nel momento in cui la pagina sta crescendo. Naturalmente, forse non è anche difficile da immaginare per chi non fa questa attività, ma quanto sia pesante avere anche un singolo segno rosso, che vuol dire che magari in questo mese sono diminuiti i follower, oppure in questo mese non stai crescendo, o stanno diminuendo i like, oppure stanno diminuendo le visualizzazioni, sono tutti dei parametri diversi. E quindi c'è Instagram, proprio per sua natura, ti spinge a creare sempre con costanza e a crescere sempre di più. Ma nessuno può crescere costantemente, nessuno può creare dei contenuti di qualità quotidianamente. È impossibile questa attività. E quindi ci sono molte persone che si snaturano e cercano di mandare dei messaggi che non sono propri, oppure copiare contenuti da altri, oppure semplicemente scendere di qualità o assumere altre persone. Ci sono moltissime cose che si possono fare, ma io le vedo quasi tutte come dannose. Io penso che l'unico modo sano di approcciarsi da questa attività sia diminuire il contenuto. Cioè non esistono altri modi per mantenere una credibilità importante se non accettare il fatto che a un certo punto bisogna arrivare ad una quantità di followers come, diciamo, stabili, no? Ognuno trova la sua dimensione. Finché si ha forza dal punto di vista psicologico, finché si ha voglia di crescere, di affermarsi, non è sbagliato voler crescere. Però io penso che sia un'attività non sostenibile. Penso che in questo modo non si faccia cultura e penso che i ragazzi che vogliono creare questa attività, ma gli influencer, i content creator in generale, chi usa YouTube, TikTok, tutti quanti, chi punta a crescere e a fare una vita di questo tipo, secondo me si sta condannando ad una vita di infelicità, perché naturalmente ci sono dei singoli che possono creare una vita felice, anche altamente remunerativa, con questa attività costante, ma sono pochissimi. E secondo me sono quasi tutti nel mondo di YouTube o Twitch. YouTube o Twitch vedo qualcuno che può fare veramente contenuto quotidiano. Eh, Però sono persone che hanno un'inclinazione naturale a quel luogo, a quel mondo. E invece, ma perché non esistono alternative riguardo ai modelli? Noi siamo una delle prime generazioni che sta costantemente online. La generazione dei nostri genitori avevano dei riferimenti che erano completamente diversi, ma non per forza dei nostri genitori, anche le persone che hanno adesso 40 anni. Avevano dei modelli completamente diversi, mentre i nostri modelli sono di persone che si sono affermate dal punto di vista sociale, generalmente o attraverso la ricchezza o attraverso la fama, intesa come celebrità proprio. Modelli di natura intellettuale che non si siano affermati tramite i social network è difficile trovarli tra gli under 35. E quindi questi sono i modelli a cui si rifanno le persone, questa è la strada che può essere pensata come giusta. È anche difficile trovare un intellettuale che non abbia più di 100.000 follower. Quindi questa è la tendenza e questa è l'attività. Secondo me non è né giusta né sbagliata, è semplicemente così. Però poche persone di questo mondo si sono rese conto di quanto stiano facendo del male alle persone che le seguono a mantenere queste tendenze senza parlarne in maniera opportuna.
perché è una tendenza è insostenibile, è semplicemente insostenibile, secondo me. C'è tantissimo di cui parlare, però prima di approfondire tutti questi aspetti mi interessa questa cosa. L'ultima volta che abbiamo parlato, mi ricordo che dicevi come non è ingiusto pensare che gli artisti siano solo presenti online, cioè che al di fuori di internet c'è comunque del movimento artistico, del movimento intellettuale, del movimento culturale. Invece Mhm. adesso quasi sembri dire che cioè, ogni intellettuale ha comunque un profilo online e la Sì. cultura dominante è quella di internet. Sono in contraddizione queste due cose? Hai cambiato pensiero oppure... E semplicemente, allora, sicuramente esistono delle persone che non hanno delle attività online, però non sono rilevanti. Cioè, rilevanti in che senso? Rilevanti culturalmente, perché io penso che la tendenza sia quella, la rilevanza artistica, anche dal punto di vista culturale, delle tendenze, eccetera, eh, è strettamente legata alla- al pubblico, al popolo e all'influenzare altri artisti. Chi produce un'attività artistica offline in questo periodo storico tende a tenerla per sé. Quasi ogni intellettuale che ho conosciuto recentemente è strettamente interessato ai temi che riguardano o in specifico l'infografia o comunque l'online. L'online e la sessualità. E secondo me anche chi fa tantissima attivismo eh, e cerca di portare le persone nelle piazze e nei punti, nei luoghi di aggregazione fisici, lo fa comunque passando dall'online o criticando chi passa per l'online. Cioè comunque il dibattito anche fisico che sto vivendo io, poi non deve essere necessariamente così per tutti, per quello che vedo io, quello che ho visto io nell'ultimo anno, è che tutto il dibattito sia fisico che offline passa per l'online. Quando vado a vedere, ad esempio, l'attivismo, ma di qualunque tipo, ho visto di recente un talk che parlava di attivismo a riguardo della prostituzione e per tre quarti del talk si è parlato di OnlyFans. Cioè, è assurdo, non esiste un tema che sia completamente offline. Se parli di politica, parli dei messaggi della politica, dei giusti e parli, cioè, se tu parli di politica in questo periodo storico, anche riguardante l'Italia, parli della normativa relativa alle singole piattaforme, parli delle linee guida di X, delle linee guida di Meta. E quindi è così, cioè ne ho preso atto, semplicemente. Ho preso atto che è così. Certo, cioè ormai la, diciamo, la distanza e la barriera tra online e offline è inesistente, nel senso che ogni discorso ingloba l'online, ogni discorso al di fuori dell'online deve inglobare l'online e passa anche attraverso online, è inevitabile. E ti volevo Sì, chiedere sì. questo. Dicevi come il memer su Instagram tende a uniformarsi nella quantità, nella produzione di opere, nella costanza, nel reiterare, diciamo, a forme di infocrazia, cioè al bombardamento quotidiano di notizie. Allo stesso modo il memer deve produrre per far crescere il proprio audience, per essere Sì, più... ma, no, ma non sono scisse queste cose, cioè il meme è parte di quelle informazioni, perché adesso comunque il meme poi le supera queste informazioni perché ti dà un riscontro di tipo visivo, emotivo, più veloce e pertanto diventa anche più facile da fruire rispetto ad un articolo, ad un'informazione di altro tipo. Io penso che un livello altissimo di cultura che si può fare in questo periodo o comunque di crescita culturale sia la selezione. Cioè nel momento in cui noi siamo bravi a selezionare, a trovare piccole perle online, abbiamo una possibilità di crescita culturale mh, esponenziale rispetto ad altre persone che sono bombardate dalla stessa quantità di informazioni o addirittura fruiscono di più informazioni, ma non hanno la capacità di assimilarle e scinderle. Io penso che in questo periodo storico sia importantissimo avere la capacità di fermarsi e di fruire con attenzione di un'opera.
e questo ci farebbe, dal mio punto di vista, ci fa crescere, o ci farebbe crescere, stavo dicendo appunto, in maniera più piena, in maniera più consapevole. Se si ha un certo livello di consapevolezza e capacità di lettura, è un ottimo periodo, cioè non bisogna guardare soltanto le questioni negative. Mm, ci si- io penso che questo discorso vada legato al lavoro. Cioè, se potrà sembrare una stronzata, però le persone, tutti stanno lavorando tantissimo, anche troppo tempo, secondo me. Ehm, E io conosco tante persone che hanno lasciato il lavoro. Ed è successa una cosa incredibile per la maggior parte di queste persone. Si sono rese conto che hanno tutto quello di cui avevano bisogno, stanno facendo delle piccole rinunce che gli portano ad apprezzare di più quello che hanno e hanno aumentato la qualità della loro vita. Naturalmente questo è possibile nel breve periodo, perché poi nel lungo periodo hai bisogno di un modo per mantenerti, eccetera. Però io penso che generalmente le persone dedichino troppo tempo della loro vita ad attività che non le soddisfano, siano costantemente frustrate e cercano di trovare una compensazione di questa frustrazione impiegando al 100% le loro ore libere, quando in realtà anche dal punto di vista lavorativo, fare un pochettino di meno aiuta generalmente le persone a godersi di più quel poco che hanno, perché nel momento in cui hai troppe cose, cioè basti pensare a quanto le persone acquistino su Amazon. È insalubre, quanti vestiti hai, eccetera. Non esiste tanto una questione. Poi, vabbè, naturalmente io parlo della maggior parte delle persone che frequento, che sono persone che possono anche permettersi di passare 2 o 3 mesi senza lavorare. So benissimo che questo discorso non può essere allargato a tutti, ci sono delle persone che devono lavorare tanto, sia per una questione che siano convinti che è la cosa giusta da fare dal punto di vista sociale, sia perché sono persone che non hanno le possibilità di non lavorare per qualche tempo, altrimenti rischiano di banalmente non potersi pagare l'affitto. Mi interessa molto l'aspetto della quantità di produzione, della quantità in generale di lavoro, di tutto. E l'aspetto più interessante è che tu dici il meme è parte dell'infocrazia, è parte di questa comunicazione, eccetera. Sì, E ti volevo ma è chiedere, tutto quello che passa per la piattaforma, allora. esatto, e allora però ti chiedo, il meme come forma espressiva artistica. Allora, di recente ho letto un libro a proposito di lavoro di Vitaliano Trevisan, un romanzo chiamato Works, Mhm. dove lui parla di tutti i lavori che ha fatto, eccetera. E parla anche dell'aspetto della comunicazione e dice la scrittura di un libro non è comunicazione. Citando anche Wittgenstein, dice scrivere è creare ponti, la comunicazione non è creare ponti, la comunicazione è un'altra cosa. Ecco, ti chiedo, perché poi il tema della tua lezione sull'infocrazia era anche la comunicazione dell'arte, no? Cioè, quindi Sì, l'espressività del meme, la comunicazione del meme, c'è questa contrapposizione, cioè il meme come forma di linguaggio che possa in un qualche modo allontanarsi dall'infocrazia o meme che ne fa parte integrante, che anzi è uno dei motori principali, perché adesso anche le piattaforme di informazione di fatto usano il sì, formato Instagram e anche linguaggi tipici del meme. sì, è una questione enorme. Secondo me bisogna prima di tutto riflettere su che cosa vuol dire comunicare, cosa vuol dire comunicazione. Perché noi quando parliamo di comunicazione parliamo quasi sempre di comunicazione al fine di marketing, perché siamo talmente tanto legati all'idea della produzione e della crescita economica che quasi tutte le parole che hanno un significato in realtà generale, ma anche lavoro al fine produttivo, comunicazione al fine marketing. Però di fatto la comunicazione, il romanzo è necessariamente comunicazione, perché comunicare vuol dire portare in contatto due soggetti che parlano la stessa lingua. Quindi se si parla della comunicazione, forse quello a cui facevi riferimento tu è il fatto che il romanzo generalmente è prolisso per natura, quindi è lento, ci vuole tanto tempo per dedicarsi, tanto tempo per scriverlo. Non so quante persone che ci ascoltano hanno scritto un romanzo, ma scrivere un romanzo sono veramente dedicare anni a volte a un romanzo, Credo che a una scrittura, quindi ritornare, ponderare, eccetera.
Sì, sicuramente questo aspetto dell'approcciarsi alla lingua con questo approccio, con questo dedicare il tempo in modo anche disinteressato, nel senso che non ha un ritorno economico concreto, reale, a breve termine, è centrale. Ma io credo che un aspetto di quello che voleva dire Trevisan, e che poi di fatto hai detto anche tu, è che con comunicazione spesso si intende appunto questa forma di marketing, no? Di Sì, targetizzazione del mio obiettivo, di riuscire a, come dire, pulire ciò che voglio dire in modo tale da arrivare a qualcuno, ma non per creare un ponte, ma appunto per vendere di fatto, e sì, per sì. vendermi. Ma poi nel momento in cui questo livello di consapevolezza guardi a queste persone che dedicano la loro vita alla comunicazione in questo senso, con tenerezza, secondo me. Perché poter pensare di dedicare tutto il proprio tempo a creare e vendere, perché poi cioè, si parla qualunque, quasi ogni bene che ci viene veicolato in questo senso sono beni secondari, cioè non ci servono per la nostra vita. Sono creazione di bisogni e creazione del bene che soddisfi quel bisogno. Cioè, quindi è veramente è quasi ridicola nel momento in cui ci si ferma ci si ferma a pensare su questa situazione. E l'arte ha un elemento, cioè è quasi compensativa di questa realtà, perché noi compensiamo il nostro malessere in qualcosa che dovrebbe avere una tendenza quasi disinteressata. Fruiamo di vite, di esperienze delle quali, perché noi non possiamo dedicare il nostro tempo magari a fare una passeggiata in montagna o dedicare una giornata a stare fuori. Quindi noi abbiamo bisogno di un media che parla della vita di determinati soggetti dei quali noi fruiamo, basta pensare alle serie televisive. E non è un caso che generalmente le persone trovino più soddisfazione in questo periodo storico nelle serie televisive nel quale possono impiegare molto tempo, molto effort a questa attività oppure nei romanzi. Cioè, il problema del romanzo è che se io sono abituato ad una fruizione così veloce e mi approccio ad un romanzo, è normale che io faccia fatica nell'immediato. Però poi se io resisto e non prendo in mano il cellulare, che naturalmente cioè, non è che noi siamo dei santi, è una cosa che facciamo benissimo anche noi, non abbiamo voglia di metterci a leggere un romanzo quando possiamo scrollare X per 20 minuti, no? Noi superiamo quella barriera, ci mettiamo a leggere ed è un'esperienza incredibilmente più soddisfacente. Perché? Non perché i romanzi sono meglio di quello che troviamo su internet, ma perché siamo talmente tanto bombardati da informazioni veloci che avere un'informazione più lenta e riflessiva aiuta a metterci un pochettino più... Cioè compensa perché noi non possiamo fisiologicamente fruire di di tutte quelle informazioni. È bello perché durante questa, cioè, tante cose che stiamo dicendo adesso a me stanno venendo in mente mentre ne parliamo, perché nel momento in cui cioè, io ho tantissime idee a riguardo di questa situazione, però finché non ti confronti con qualcuno, finché non parli, e tu mi fai notare anche magari le cavolate che dico, e poi mi dai tanti spunti e commenti quello che diciamo insieme. Non ti rendi conto, non riesci a creare un filo conduttore che unisca tutte queste cose. Quindi sta avvenendo una riflessione interessante, secondo me, su questa cosa. Comunque, ritorniamo sul meme, che sennò poi iniziamo mille parentesi, è un discorso immenso, non finiamo più. Ehm, il meme funziona perché i ragazzi hanno bisogno di essere compresi dal punto di vista emotivo e quando un memer fa successo, generalmente è una persona che parla della sua esperienza personale e si dice che il meme è relatable perché io mi immedesimo in quella situazione e non mi sento solo, perché le persone si sentono sole, sono bombardate da una serie di informazioni, da una serie di attività e poco tempo, poca socialità, poco tempo libero. Io scrollo e nel meme trovo un pochettino di conforto. Secondo me è il conforto che si trovava magari un po' di tempo fa andando al bar. Ma Madonna, cioè, parlo come mio nonno ormai che dice, quando ai miei tempi si andava al bar. Però cioè, sì, e tu hai bisogno di parlare con le persone, hai bisogno di sentirti parte di qualcosa. Ha senso, cioè io vedo un pochino questo,
mi si concede il termine, questo principio autistico dei social, nel senso che è di chiusura, no? Di auto, di chiusura in pattern mentali che tu ti autocrei nel approcciarti con il prodotto, come dici tu, col meme, che invece, secondo me, l'individuo gioverebbe a un confronto diretto con altre persone, con altre sensibilità, in modo più sincero e in modo più eh, disinteressato, perché come dici tu, spesso Sì, ciò sì, che abbiamo online alla fine è interessato, cioè ha sempre questo aspetto di comunicazione come marketing. E, e poi c'è una distinzione, secondo me, poi da quello, la solita distinzione tra rumore e segnale, cioè noise and signal. Cioè, secondo me, mhm, perché troviamo questo grande sollievo nel poi avere a che fare con buoni romanzi, buoni film? Perché siamo così abituati a un tipo di comunicazione di un certo tipo, se vogliamo, che tende quindi a un pochino a renderci più asettici, anche più cinici, perché credo questo sia un aspetto determinante anche di ciò che vediamo online. Quando invece vediamo una sensibilità nuova, diversa, un modo di comunicare però in un altro senso, nel senso appunto di creare ponti, ci sentiamo toccati in modo diverso. Il problema qual è? È che se l'individuo ha una certa sensibilità per poter capire e anche una certa educazione, di fatto, una certa capacità di poter superare, come dicevi tu, lo scoglio della difficoltà magari e dell'attenzione, di riuscire a mettersi in gioco e di superare quella barriera iniziale, allora può notare questa apertura e questa grande soddisfazione di cui tu parlavi. Altrimenti non ha gli strumenti e quindi va a rifugiarsi in ciò che conosce meglio, in ciò che è più facile, in ciò che è più veloce. È chiaro che non possiamo neanche ehm, fare di tutto un erba un fascio, perché come dicevi tu, l'aspetto critico, l'aspetto di riuscire a distinguere ciò che di internet invece è positivo, ciò che di internet ci può regalare a livello artistico e culturale è importantissimo. È un po' quello che poi dice anche Pulo Brando, no? Cioè, sì, si può fare arte sui social e l'arte di oggi deve fare i conti con i social. sì, È chiaro che però bisogna avere anche la capacità critica e la capacità, anche la sensibilità di poter selezionare e distinguere ciò che di buono può passare dai social, ciò che invece ci inonda e ci sovrasta, ecco, io credo. sì, sì. E volevo collegarmi a qualcosa che stavi dicendo tu. C'è una forte differenza tra la comunicazione del marketing e il meme, ovvero il fatto che generalmente chi fa meme sono dei ragazzi che lo fanno in maniera disinteressata inizi necessariamente così. Chi non inizia così, generalmente lo fa all'interno di community che sono già volte all'idea di creare una realtà che possa poi vendere dei prodotti, che non è cioè, molto importante. Noi non stiamo dando giudizi morali, qui stiamo facendo un'analisi della realtà. Ad esempio, una realtà come My Secret Case fa un lavoro estremamente funzionale, crea una community che ha dei meme, una comunicazione. Secondo me quella è una comunicazione che parla il linguaggio dei social e parla il linguaggio meme, estremamente relatable, eccetera. Però è evidente il fine poi dell'utile, del profitto. Come anche Mentre Ryanair. chi sono Ryanair anche. Ryanair, sì, ma KFC, cioè, ce ne sono tantissime di realtà che fanno questa attività sia a livello globale sia a livello italiano. Ehm, cosa stavo dicendo? Stavo dicendo appunto che invece chi fa un'attività meme vuole semplicemente fare delle persone, vuole parlare della sua esperienza personale, vuole esprimersi. E ci sono tante persone che, secondo me, anche ci sono tante persone che vogliono fare arte, perché essendo diminuita la comunicazione tra le persone c'è più volontà di esprimersi, ma anche banalmente vedere l'estetica dei feed di Instagram. Sono incredibili di persone che magari hanno 500-600 follower. Ognuno cerca di comunicare se stesso per provare anche ad affermarsi, trovare apprezzamento esterno, esprimere la propria interiorità, entrare in contatto con se stessi, cioè possono essere molteplici le ragioni. E poi arriva lo scontro finale del fatto che io ho fatto meme per 5-6 anni,
cioè un io ipotetico, non sto parlando di me. E a un certo punto mi sono stancato. Ci sono tantissime pagine di meme che chiudono, oppure ci sono delle persone che dicono basta, io sto facendo questa attività, la sto facendo in maniera gratuita o sono più famoso di moltissimi influencer che monetizzano bene, decido di iniziare a fare delle sponsorizzate, eccetera. È evidente che se è cambiato qualcosa dentro di te, cambia anche la tua espressione artistica e quindi è normale che il pubblico risponderà a questo tuo cambio e generalmente la gente reagisce male. Ed è anche giusto che sia così, perché se io sono abituato alla comunicazione malvagia, marketing di cui parlavamo prima, e in te trovavo sollievo e tu inizi a fare quella attività là, mi sento preso in giro. Però bisognerebbe anche un attimino capire che le persone cambiano. Detto questo, questi abbiamo parlato un pochettino di analisi di situazione. Adesso voglio portare una mia opinione personale. Io penso che la ricchezza non sia un valore, penso che affermare, cioè crescere sui social network per arrivare a monetizzare sia qualcosa che non porti alla soddisfazione delle persone, sia un terreno distante dalla felicità. Anche parlare di felicità è sbagliato, parliamo per lo più di serenità, parlare di vivere una vita piena sotto altri punti di vista. Io penso che generalmente chi fa delle attività anche da influencer sui social network abbia delle richieste troppo alte rispetto a quello che gli serve per vivere, quello che sarebbe lo stile di vita di una persona normale. E il fatto che noi giustifichiamo dal punto di vista sociale qualunque scelta, qualunque anche cambio di direzione di una persona, per il fatto che ha fatto bene perché ci ha guadagnato, ha fatto bene perché lo pagavano abbastanza. Secondo me, quindi ripeto, opinioni personali, secondo me è una direzione da evitare e non va giustificato il cambio di attività, di direzione di qualunque soggetto per il semplice fatto che è stato pagato. Secondo me bisogna imparare a dire di no ai brand, bisogna imparare a dire di no ai programmi, alle trasmissioni, alle sponsorizzate. Solo in questo modo possiamo essere veramente liberi di compiere un'attività artistica sui social network. Se io voglio fare l'artista su internet, devo sapermi fermare, altrimenti io sono soltanto un altro personal brand e non sono più un artista. Poi magari esistono, ed è giusto che esistano degli artisti che si fanno pagare tantissimo e fanno dei lavori meravigliosi su commissione, però l'idea che possa esistere una tendenza generale di artisti che monetizza altissime cifre sui social network, secondo me quella non è attività artistica, perché il fine non è più il fine artistico, ma il fine è semplicemente l'affermazione, il fine è la monetizzazione. E quindi puoi essere un bravo nel marketing, bravo nella comunicazione, però è molto difficile che tu rimanga un artista rilevante dal punto di vista culturale e sociale e anche un personal brand di altissimo livello. Spero di essermi espresso bene. Sì, sì, assolutamente. Cioè, credo che un grosso problema di oggi, e non è solo di oggi, in realtà è già da tempo che sempre più sta allungando le proprie radici, questo aspetto, questo tema del distinguere l'intrattenimento dall'arte. È sempre più Mm, difficile, è sempre più problematico e d'altro canto non bisogna poi rischiare come dire, elevare l'arte, gli artisti come una cosa, perché poi il rischio qual è? E non è il tuo caso, ma parlo in generale. Il rischio è di dire sì, l'artista è quello che si isola, che si sublima, che fa una ricerca estetica così. In ambito letterario si parla di figuralità, quando la sì, sì, letteratura parla di se stessa, no? Parla di se stessa col suo linguaggio, cioè è una riflessione meta artistica è un'altra cosa ancora. E quindi ci sono tanti rischi e tanti problemi da questo punto di vista. Fare una ricerca artistica personale, sincera, disinteressata, è un discorso molto, molto spinoso perché ti costringe poi a dover bilanciare
quello che interessa a te a quello che può interessare anche agli altri per poi appunto creare quei punti di cui parlavamo. Cioè il rischio è sempre poi quello di chiudersi un pochino troppo Mm-mm. e riuscire a fare una ricerca personale che poi interessi anche ad altre persone vicine a te, è un percorso rischioso perché è difficile poi diffondere la propria opera quando è così personale, è così singolare. Ecco. Però io penso Però è che comunque questa, necessario. che sì, però io penso che cioè nel momento in cui noi stiamo già parlando di arte sui social network, secondo me abbiamo già superato comunque l'idealizzazione dell'arte per come era intesa precedentemente. Questo problema, secondo me, di cui stai parlando te era proprio dell'Ottocento e del Novecento. Quando si parla di arte non ci si può scindere troppo dal concetto di tecnica. Arte e tecnica vanno estremamente d'accordo e l'arte che interessa a me è l'arte di tipo sociale, quindi io parlo sempre di- di popolare, di cultura che influenza gli altri, di comunicazione intesa come, appunto, come diciamo prima, ponti, quindi comunicazione tra soggetti e non necessariamente con un fine terzo, ed espressione di sé. Questo è quello che faccio, quando parlo di arte intendo generalmente. No, no, assolutamente, l'arte è sempre legata al mezzo, cioè alla tecnica e a tutto. E come dicevi tu, effettivamente il discorso dell'arte solitaria, una volta che si parla di social, diventa desueto, cioè quando tu Sì. trasmetti l'arte attraverso i social, già stai di fatto, come dire, un po' tradendo qualsiasi possibilità di ricerca individuale e di chiusura. È anche vero però che, come dire, secondo me c'è anche una condizione, cioè come dici tu, ci sono molte persone che provano ad usare i social perché si sentono costretti nel farlo, Mhm. ehm, perché è il mezzo con cui dialogare adesso, e però nel farlo devono per forza piegare poi quello che vogliono dire al mezzo, in un qualche modo. Ov- Ovviamente questo lo devi fare sempre, nel senso che se anche voglio scrivere un libro, devo utilizzare per la mia espressione artistica il formato libro, d'accordo? Però credo che il social inevitabilmente comprima ancora di più ciò che puoi fare. Ma E perché poi perché non c'è nemmeno mediazione sul social, perché è accessibile a tutti e quindi non c'è nemmeno quel filtro, magari e il quello è filtro importante, sì. editoriale che esisteva nel mondo della letteratura, cioè gli editori anche proteggevano gli scrittori. E anche un'attività di gavetta comunque ti aiuta anche a capire dove stai sbagliando e dove no. Qui c'è Bravo, veramente il rischio che persone che hanno già un grandissimo pubblico attraverso altri mezzi, come ad esempio può essere il mezzo televisivo o di altro tipo che adesso non mi viene in mente, arrivano che ne so, penso c'è qualche intellettuale che va in televisione per un po' di anni, magari fa il professore universitario, si trova ad avere il mezzo di comunicazione di Instagram e fa una comunicazione di bassissima qualità e di bassissimo valore perché non è in grado di utilizzare il mezzo senza. Poi sì, so che il discorso partiva sempre da un concetto diverso, stai parlando sicuramente molto più legato al marketing che alla comunicazione di questo tipo che stavo facendo ah, ma presente io, però c'è da è, fare anche questo inciso. è assolutamente calzante, cioè il ruolo del pubblico è centrale a questo punto, perché appunto il problema dell'artista che si espone sui social lo fa di fatto perché sai che sui social può avere un riscontro immediato, può essere più libero, appunto uno scrittore che deve interfacciarsi con case editrici ha dei filtri, cioè viene rigettato o ci sono dinamiche di potere all'esterno dei social che sono altrettanto opprimenti anche. eh, Sì, sì. il mondo culturale ha anche degli aspetti certamente negativi. E di fatto, se vogliamo, internet era nato anche cioè come veniva utilizzato internet negli anni 90 e nei primi 2000, era anche un luogo di libertà, un luogo underground, fuori del mainstream,
per crearsi di nuovi luoghi, di nuovi spazi di dibattito e di produzione anche culturale. Si pensi all'epoca dei forum, ma anche la prima YouTube era un luogo di creatività nuovo, diverso, con tutti i limiti e difetti del caso. Però, cioè, se ci pensi, cioè, ce l'ha fatta secondo me. Internet ce l'ha fatta a creare altre piazze, ce l'ha fatta a creare, quando era una realtà più anarchica, come dicevi tu, ce l'ha fatta, ha creato sottoculture, culture di nicchia, culture underground, ha messo in contatto delle persone estremamente distanti, ha dato voce a correnti culturali rilevanti e diverse. Il problema adesso, secondo me, è più che altro l'ipercapitalizzazione delle piattaforme. Cioè, è per questo che non sono più libere, ma è un discorso, secondo me, che cioè, noi stiamo parlando di arte e di persone, però a volte sottovalutando l'influsso del contesto. Nel momento in cui il contesto ha come fine ultimo il profitto costante, ma cioè, non stiamo parlando di profitto semplice, stiamo parlando di profitto multimiliardario, non diventa nemmeno più rilevante la libertà di espressione o il valore culturale che tu puoi creare all'interno della piattaforma, perché è tutto secondario. È molto più importante avere delle linee della community che permettano di massimizzare il profitto tramite pubblicità e dare la libertà di espressione alle persone. È più importante e veicola, come si può dire, ma non è nemmeno una manipolazione cattiva molto spesso quella che si pensa ad esempio di Elon Musk, no? Cioè, è quasi secondario. Cioè, a Elon Musk non gliene frega niente che vincano determinate ideologie rispetto ad altre. Ciò che gli interessa è che vinca una corrente politica che gli dà più potere di gestione. Non sono nemmeno questioni più ideologiche. Non esiste ideologia, non esiste libertà, non esistono questi concetti. È tutto quanto secondario e, e- e c'è un fine di profitto. Ah, Mi sto deprimendo. no, questo è palese, fatti di cronaca, cioè Zuckerberg ha appena espressamente detto che Facebook farà un grosso cambio di rotta semplicemente perché dal punto di vista appunto della gestione delle fake news, eccetera, e lo dice esplicitamente, proprio per assecondare la nuova linea politica americana e anche fisicamente, simbolicamente lo spostamento delle sedi Meta da California al Texas è un atto simbolico, ma anche non solo simbolico, cioè proprio un atto Certo. concretissimo. E, e sì, dicevi bene, cioè il fatto è che adesso tutte queste piattaforme sono di fatto un luogo, non dobbiamo mai dimenticarcelo, di pubblicità, cioè tutto è finalizzato a quello. YouTube è finalizzato appunto agli spot, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io mi chiedo, vale la pena uno, per l'artista, due, anche per il semplice utente, ehm, foraggiare creando contenuti per queste piattaforme? Cioè, qual è la discriminante? Cioè, quando è che ne vale la pena e quando no? Quando è che l'utente trae veramente giovamento dall'usufruire di questi mezzi e quando invece è solo in balia della retorica e... Ne trae giovamento quando sta bene. Alla fine si riduce tutto quanto al concetto di piacere, di piacere. Mi trovo bene, sono felice quando sono sulla piattaforma, allora continuo ad utilizzare. La pubblicità è troppa, ormai non mi diverto più, me ne vado. Cioè, è tutto legato a questo. E secondo me qui si può fare un ritorno all'inizio del discorso importantissimo, perché gli influencer comunque, anche se non si rendono conto, se non razionalizzano questa situazione di cui stiamo parlando, la sentono. Ed è per questo che cercano molto di più di creare luoghi di incontro extra piattaforme. Basti pensare a tutti i podcast che stanno creando delle attività offline, i podcast a teatro, i podcast nei ristoranti, i podcast nei bar, oppure i talk, eccetera. Sono tutti dei formati che sono nati su internet e si stanno spostando nel mondo reale. I brand sono interessati a questa attività? Assolutamente sì, perché? Perché sei un personaggio famoso che mi può portare delle persone e quindi magari te le finanzio anche. Abbiamo la possibilità di creare un contenuto? Assolutamente sì, ti facciamo il contenuto lungo, lo mettiamo su YouTube, creiamo dei contenuti più corti, li mettiamo sulla piattaforma. Abbiamo fidelizzazione della community e
indipendentemente dal fatto che crescano i numeri follower oppure no, abbiamo di fatto avuto un ritorno sotto tanti punti di vista. Io penso che chi comprende i social network può veramente sfruttarli, ma ricordiamolo e ritorniamoci sempre, chi comprende i social network sono poche persone. La maggior parte delle persone le subisce ed è così ed è un dato di fatto. Però ricordiamo anche che nonostante le persone subiscano i social network, le persone hanno un punto di saturazione e nel momento in cui la pubblicità è troppa, chiudono il social network, nel momento in cui non vivono più bene la realtà, cancellano il profilo, nel momento in cui vanno in burnout, non portano più avanti la loro attività. Quindi comunque, per quanto le piattaforme abbiano questa visione, esiste un limite e il limite è sempre legato a quanto bene sta una persona, a quanto vive bene una situazione. Mi interessa molto questo aspetto, come dicevi tu, no? Di fatto la maggior parte delle persone subiscono i social, però c'è un limite, c'è una soglia. Quindi è anche vero che, come dire, è un po', cioè, è banale dirlo, ma alla fine il rapporto con i social è un po' un rapporto simile a varie altre sostanze che danno assuefazione, come anche i videogiochi o l'alcol, cioè ti danno del piacere, ma poi c'è un limite, c'è una soglia, perché quante persone in realtà non traggono vero piacere da stare a scrollare per ore in treno? E quell'intorpidimento, quel rinforzare un meccanismo che subisci, che ti dà un po' di piacere, ma poi ti chiede anche tanto indietro ed è difficile trovare un equilibrio in questo, fino a che, quando dici tu, Sì. come dici tu, non si rompe qualcosa e dopo diventa ingestibile, c'è troppa pubblicità oppure mi rendo conto di essere completamente alienato, eccetera. Qual è il fatto poi? Che finché, diciamo, ci sono persone ehm, che hanno, diciamo, esperienze di vita, che appunto hanno avuto un rapporto con il mondo nel passato, nel presente, e quindi si possono rendere conto dell'alienazione che subiscono, usiamo alienazione come termine, anche se è un po' desueto, ma rende bene. Ehm, Cosa succede? Quando una persona è fragile, quando una persona cresce e sviluppa il proprio mondo solo attorno alle dinamiche social ed è molto isolato all'esterno, come fa a rendersi poi conto di subire e basta? Cioè non ha un termine di confronto, capisci? Cioè, Allora, io passo tantissimo tempo insieme ai ragazzi, perché, vabbè, lo ricordiamo per chi non se lo ricorda, faccio il professore, e loro sono molto più consapevoli di quanto si pensi. Secondo me si tende anche a sottovalutare l'intelligenza degli adolescenti. Ed è più il loro mondo che il nostro. Cioè, tante volte noi andiamo a dirgli cosa devono fare, ma in realtà loro sanno benissimo che cosa devono fare. Vivendo così tante ore online, loro raggiungono un livello di consapevolezza più veloce, maggiore rispetto alle generazioni successive. Per questo io penso, questa è un'altra opinione, non è un fatto, che gli adolescenti e le prossime generazioni arriveranno ad una capacità di autoregolazione maggiore rispetto agli over 50. Cioè, io penso che sia più negativo in realtà l'effetto che hanno i social network e la creazione delle bolle sugli over 50 che sugli adolescenti. Il problema legato agli adolescenti non è tanto, cioè quasi secondario, no? Non è tanto tutta la questione legata alla polarizzazione. Gli adolescenti è più legata, secondo me, alla fragilità della costruzione della propria identità personale. E quindi è un problema diverso, secondo me. Non è tanto la capacità di staccarsi o rendersi conto che ci sono cose che ti fanno stare meglio, ma secondo me è proprio saranno più deboli, saranno semplicemente più deboli, mentre gli over 50 sono più polarizzati. Cioè hanno effetti diversi, ma anche perché hanno vissuto in contesti diversi. E gli over 50 hanno avuto tutta la possibilità di formare una propria identità forte, anche fin troppo forte, si dovrebbero mettere in discussione più spesso.
mentre i ragazzi subiscono e basta. E qui la differenza la fanno i contesti che vivono, e generalmente il contesto che influisce di più sull'identità non è tanto la scuola come si crede, ma la famiglia. Cioè, perché la famiglia, poi parlo di contesti a livello generale perché naturalmente c'è la scuola, lo sport e tutto il resto, però sì, saranno le famiglie a fare la differenza, perché tutti subiranno il social network e a chi verranno dati gli strumenti per salvarsi li salverà, a chi non verranno dati lo subirà. E, e saranno più deboli e più frustrati. Mi interessa molto questo aspetto e sono piuttosto d'accordo con te. Il tema poi del social, del rapporto tra social e famiglia, credo sia centrale. Ovviamente, come dicevi tu, tutto sarà centrato su quali strumenti verranno dati agli individui, no? Perché ovviamente la Mhm. proibizione non funziona e anzi, poi se si priva la possibilità di interfacciarsi ai social ai ragazzi e alle famiglie, di fatto le si isola ancora di più. Cioè, Sì, sì, ma infatti c'è altro piccolo dettaglio che volevo dire, questa qui è proprio una cosa spot. Io conosco dei ragazzi di 14-15 anni che non hanno mai avuto accesso ai social network per proibizione da parte delle famiglie, generalmente sono delle persone che hanno dei problemi ancora maggiori rispetto agli altri, perché si sentono completamente esclusi, si sentono molto più fragili e poi generalmente se la famiglia ti ha escluso fino a quel punto è perché è una famiglia ansiosa che ti bravo. crea altri problemi, altri scompensi, perché cerca di decidere ogni aspetto della tua vita e quindi non gli hai fatto in realtà del bene a togliergli i social network perché si inserisce in un contesto familiare di generale ansia che ti ha fatto ancora peggio che passare del tempo su Instagram. Esatto, cioè c'è un isolamento dovuto ai social, quando ovviamente le ore Mm-mm. su internet sono eccessive, quando ti preclude relazioni sincere con gli altri, ma c'è anche un isolamento dovuto al non conoscere il mondo dei social, che è di fatto un mondo dove molte dei fenomeni sociali e interrelazionali avvengono e si costruiscono. Cioè io ricordo riuscire a integrare aspetti di vita al di fuori dei social con quelli dei social, faceva parte della creazione di una comunità, di rapporti, di relazioni, che avevano un'importanza, avevano una rilevanza e anche degli effetti emotivi, non trascurabili. E adesso vorrei approfondire un secondo il tema delle bolle che citavi tu. Mhm. Cioè, io non sono sicuro, mi sto interrogando su questo, non sono sicuro del fatto che internet crei delle bolle e isoli. Cioè, io credo che internet ci abbia fatto rendere conto del fatto che le bolle esistano. Cioè, il Mhm. fatto che Sì. prima eravamo così relegati al nostro contesto, che eravamo molto più blind, molto più ciechi nei confronti di cos'altro potesse esserci. Mentre adesso sì, è vero, esiste il fenomeno dell'algoritmo, esiste il fenomeno del feed su misura su di te, eccetera, ma le bolle sono sempre esistite di fatto. Sì, però c'è una grande differenza, che è proprio il problema, cioè l'infocrazia sappiamo che esiste. Quali sono gli effetti dell'infocrazia sulle persone? È questo, se tu sei in una bolla che attraverso il feed ti rafforza costantemente la tua idea e tu leghi la tua idea rispetto ad un'identità, nel momento in cui tu entri in contatto con un'altra bolla eh, o con una realtà che nega degli aspetti della tua identità o nega qualcosa che tu credi sia necessariamente giusto, tu fai fatica ad andare contro la tua stessa identità, contro questa visione. Il problema dei social network non è tanto la creazione delle bolle, come dicevi giustamente tu, perché tutti siamo sempre stati divisi in contesti. Il problema è la polarizzazione, è l'identità del soggetto che si sovrappone a quello della sua bolla. Perché in realtà le bolle diverse entrano costantemente in contatto tra di loro, ma si scannano perché non riescono ad accettare la posizione degli altri, perché pensano che le posizioni degli altri siano necessariamente radicali come lo sono le proprie.
e non esistendo un luogo di incontro esterno da quello del social network, si hanno dei confronti che sono generalmente livorosi, perché nel momento in cui si parla con una persona che ha un'opinione costantemente diversa, in realtà si trovano moltissimi punti di incontro, perché il dialogo prolungato e lungo dà la possibilità di entrare in contatto con un'altra persona e trovare punti comuni, mentre le frasi spot dei commenti o anche molto spesso le chat nelle quali non si possono capire i toni, cioè il linguaggio, il dialogo non è soltanto parlare e gesticolare, avere un tono, mostrare, avere una certa espressione in volto. Tutta questa complessità della comunicazione ci è negata nel momento in cui siamo nel social network e quindi è necessariamente più debole e più facilmente mistificabile. E quindi secondo me il problema non è tanto la bolla, ma il confronto tra bolle, il confronto tra le persone e l'assenza di dialogo. È per questo che si fa sempre il confronto tra infocrazia, quindi il potere dell'informazione, e democrazia, il potere del popolo, perché la base della democrazia è il dialogo. Senza dialogo non c'è democrazia. E questo è un passaggio ancora ulteriore perché poi quando facevo la lezione finiva con questa grande differenza. Non esiste un vero potere politico del popolo e non può esistere un vero potere politico del popolo se non c'è dialogo e non c'è confronto, perché avrà sempre esclusivamente il potere chi gestisce l'informazione, ma non intesa come informazioni in sé, quindi chi ha i giornali, per dire ad esempio, ma chi gestisce la piattaforma e le modalità attraverso le quali viene gestita l'informazione. C'è proprio uno squilibrio troppo importante. E se le persone invece parlassero di più tra di loro, sarebbero anche più potenti al fine proprio decisionale. Sì, ci sono tanti temi da sviluppare, cerchiamo di riassumere. Allora, secondo me il primo è una tendenza che anch'io vedo, è la tendenza appunto a categorizzare, cioè io sono di questa fazione, di questa bolla, io sono, puoi usare la categoria che vuoi, sono progressista, sono questo, sono quest'altro, sono alt-right, eccetera, eccetera, ma poi anche la tendenza a voler classificare subito la persona con cui interagisco online in una delle altre categorie opposte alla mia. Cioè io mi creo il mio nemico, lo categorizzo in modo tale che io possa classificarlo e liquidarlo in modo semplicistico e diretto. Ed è anche per questo che è così facile ed è così frequente vedere, ah, tu sei fascista, tu sei sionista, oppure al contrario, tu sei così progressista in modo liquidatorio, tu sei appunto tutto questo genere di discussioni, Comunista si usa anche tantissimo a persone che non sono comuniste. sì, comunista con Rolex, eccetera. Quindi sì, cioè questa tendenza di legare l'individualità, l'identità e la bolla la vedo anch'io. Vorrei capire meglio, e sicuramente questo lo capiremo anche più col tempo e magari con studi più mirati, quanto questo e come questo sia cambiato nel tempo. Cioè, mh, Sì, Vinciulan diceva appunto a riguardo di questa situazione che venendo meno le grandi narrazioni del Novecento, basti pensare anche soltanto alla narrazione degli Stati Uniti, la narrazione cristiana cattolica, le persone si legano molto di più alla bolla rispetto al passato ed è per questo che c'è una difficoltà più ampia nel momento in cui ci si confronta. Però giustamente una critica, una confutazione che vuoi portare avanti tu e mi dici allora c'erano le persone che erano legate magari alla grande bolla della Chiesa Cattolica, era una bolla, era una narrazione che andava a totalizzare l'identità di una persona, era semplicemente più grande. Però sì, cioè, questa era la tematica, quindi ha assolutamente senso quello che dici. sì. E poi un aspetto a cui hai accennato è la differenza tra giornale, chi possiede il giornale, e poi come le informazioni vengono diffuse, eccetera. Cioè, il giornale nasce come, diciamo, l'idea del giornale è positiva, cioè nel senso l'idea del giornale inizialmente è altamente illuministica e democratica, cioè la diffusione delle informazioni, la diffusione della conoscenza, il dibattito, cioè all'interno dei giornali e diciamo, delle comunità, dei caffè,
si sviluppava erano un luogo di dibattito e di confronto, e quindi diciamo anche il cuore delle repubbliche, poi quello che poi diciamo Certo. dello sviluppo politico, non sempre poi repubbliche, ma comunque dello sviluppo culturale, e quindi è poi anche politico. Oppure politico e quindi culturale, le due cose sono insieme. Io mi chiedo, adesso a me pare difficile distinguere il giornalismo da qualsiasi altra fonte di informazione online. Cioè, l'infocrazia coinvolge tutto, cioè nel senso Sì. appiattisce tutto e non si... Quindi tu puoi essere giornalista tanto quanto un giornalista può essere un memer, di fatto. Eh, Ma allora, una mia analisi. Secondo me i giornalisti si sono approcciati a internet come ci si approcciano i boomer, che vogliono diventare gli influencer. Quindi hanno cercato un'attività più sensazionalistica, più clickbait, per massimizzare nel breve periodo le interazioni, non rendendosi conto di ciò che era veramente importante sui social network, ovvero la credibilità e il tone of voice. E quindi io vedo semplicemente eh, hanno- c'è stato un errore nel comprendere come utilizzare il mezzo, la piattaforma. E questo ha minato la credibilità di moltissime testate che invece avevano una credibilità veramente sul lungo periodo. E adesso addirittura si tende a differenziare il giornale. Un Corriere della Sera online è diverso dal Corriere della Sera che viene stampato. Faccio questo esempio appunto perché il Corriere della Sera fa tantissimi titoli clickbait sensazionalistici e simili, o addirittura completamente distaccati dal contenuto proprio del giornale. E secondo me è un problema semplicemente di approccio perché erano i primi periodi. Infatti, tantissimi giornali che stanno nascendo invece adesso, successivamente, o sono gestiti da persone più giovani o si sono approcciati più lentamente, in maniera diversa al mondo del web, riescono ad avere un importante anche livello di credibilità. Basti pensare al Post. Il Post è a livello italiano, io parlo dei giornali italiani perché sono quelli che conosco. Il Post è un giornale credibile, sostenibile e che non ha avuto il problema, o se l'ha avuto a livello sicuramente inferiore rispetto ad altre testate, dell'adattamento online. Cosa ne pensi? allora, sul post ho delle riserve, non sono un grande Ah, lettore. vabbè, sì. No, vabbè, cioè, però la capacità di rimanere online rispetto a Repubblica e il Corriere della Sera è evidente. Sì, Cioè, no, poi sul contenuto non ci interessa. no, capisco perfettamente ciò che vuoi dire, cioè i vecchi giornali nell'approcciarsi a internet si sono, diciamo, come dire, mi viene da dire sputtanati, però cerchiamo un Sì, termine. ma giusto, è quello che hanno fatto. Mentre altre realtà nate su internet e da internet per internet sono più credibili e più legate alle dinamiche internetiane stesse, questo sicuramente. Quindi sì, interessante. E io vedo proprio invece anche molti giovani che creano piattaforme Instagram, diciamo, di infotainment, che però sono effettivamente più credibili, cioè più basate sui dati, più basate diciamo, su fonti affidabili, e quindi vedo anche questa tendenza dei giovani a cercare dei mezzi di comunicazione più adatti alle loro istanze e a ciò che Mhm. loro riescono a seguire, ma anche poi più credibile proprio nei contenuti, cioè non solo nella forma. Eh, Sì, però c'è anche, è proprio un tema di cui stavo parlando un paio di giorni fa con una mia amica che fa la giornalista, non dirò di quale giornale a questo punto, che mi diceva che uno dei problemi dei quali si sta avendo a che fare con queste persone che fanno informazione è proprio il fatto che loro, per arrivare ad un pubblico più ampio, semplificano talmente tanto la notizia quasi da mistificarla. Cioè, comunque tu non puoi informarti senza approfondimento, tu non puoi comprendere, conoscere senza studio. Adesso sono ritornato in università. La quantità di ore necessarie per comprendere un concetto, per averne proprietà, per farlo proprio, non si può riassumere in un articolo che ti ascolti una volta online. Il problema, secondo me, sta proprio nel credere che si possa crescere
in maniera approssimativa senza dedicare del tempo, o anzi che si possa comprendere o avere proprietà di un argomento in poco tempo. Eh, e questo, cioè, ritorniamo anche a un'altra questione. I giornali non facevano, cioè, non si era esperti di politica nemmeno prima quando si leggeva soltanto il cartaceo. Adesso non è che bisogna pensare che prima tutte le persone conoscevano la politica per questa ragione, poi si sono distaccate. No, si conosceva in maniera approfondita la politica perché si viveva la politica nella vita di tutti i giorni, si viveva la sezione di partito, si viveva la politica dal punto di vista territoriale, si parlava di politica in famiglia. Cioè, non è l'assenza del giornale che ci ha abbassato il nostro interesse e la nostra conoscenza della politica, è tutto il contesto e il non viverla più per così tanto tempo e non dedicargli più tutto questo tempo. Uno dei tanti aspetti di cui si parla. La geopolitica, la generazione di adesso è molto più informata di geopolitica rispetto alle generazioni precedenti, hanno più conoscenza dal mio punto di vista. Posso sbagliarmi, questo è quello che mi sembra. Il paradosso è come dicevi tu, se tutto passa attraverso i social, deve per forza essere semplificato e ridotto, quando in realtà, però, insomma, è un problema poi anche poi di pubblico, cioè ehm, non possiamo aspettarci che chi si vuole informare attraverso i social abbia poi la forza di approfondire. E quindi è un dramma, perché i giornali cercano i grandi numeri e i grandi numeri portano a quel tipo di comunicazione di cui parlavi tu ed è un cortocircuito da cui è Sì, difficile ma uscire. perché i giornali? Ma poi guarda che ritorniamo sempre lì, ma perché i giornali cercano i grandi numeri? Perché il loro fine è quello di avere il segno più, di vendere più copie rispetto al mese scorso. Non c'è nessuno che è più disposto ad accontentarsi, non c'è nessuno che dice mi creo la mia realtà, la mia realtà stabile e sostenibile. E soltanto nel momento in cui ti crei una realtà di questo tipo, stabile e sostenibile, sei anche disposto a fare attività di approfondimento, secondo me. Sì, credo che poi quello che dici tu è, secondo me, sarebbe bello vedere dei giardini ridotti, ben curati, dove non ci sono grandi numeri, non ci sono centinaia di migliaia di persone interessate, ma quelle poche migliaia, però veramente, diciamo, in grado di creare una community positiva, che dibatte, che discute, che crea in modo artistico, in modo positivo e quindi che abbia della conoscenza, svincolandosi dai meccanismi invece del grande, del grande pubblico, della grande produzione e quindi ritorniamo al punto del produrre, dell'incessantismo, del produrre ogni giorno, del Sì. crescere, eccetera, eccetera, eccetera. E io ti volevo chiedere a E questo tra punto. l'altro anche, cioè, poi chiudiamo la situazione dei giornali, anche io vedevo che la BBC nel momento in cui ha invertito la rotta e ha diminuito la quantità di articoli prodotti, ha aumentato l'interazione. Perché Anche. poi stiamo parlando comunque generalmente di persone che per quanto possano sembrare anche valide, hanno anche un certo livello di credibilità. Nessuno sapeva come funzionavano i social network fino a un po' di tempo fa. E anche se sai come funzionano i social network, cambia l'algoritmo e cambiano le regole. Quindi, cioè, non è un mondo facile nemmeno Bisogna sempre per chi ci adattarsi. sa stare e chi ci deve stare. Beh. Bisogna sempre adattarsi, sicuramente. E poi sì, comunque credo che già il pubblico della BBC, per quanto amplissimo, sia in un qualche modo un po' più selezionato. Però sì, ti volevo chiedere, cambiando adesso argomento, ehm, i tuoi futuri piani, cioè mi dicevi voglio Mm. cambiare un po' le mie tematiche, voglio cambiare la mia prospettiva, voglio cambiare anche parzialmente il mio linguaggio. Sì. Cosa stai pensando? Cosa stai... Ho un'esperienza diversa, ho una vita diversa e quindi naturalmente ciò che esprimo è diverso. Ho bisogno di parlare, te ne sei accorto pure te adesso, ho bisogno Non mi di parlare, ho aspettavo bisogno di altro. esprimere, ho bisogno di argomentare, e quindi a me non ho ancora organizzato in maniera opportuna questa situazione, ma mi piacerebbe tanto avere un luogo attraverso il quale posso esprimermi in maniera lunga, quindi sicuramente un formato più simile ad una realtà podcast, però mi piacerebbe anche fare qualcosa live. Ho tagliato
diciamo, anche ai miei spettacoli live gli do un taglio più serioso, mantengo sempre la mia componente ironica, dissacrante, irriverente, però voglio essere più serio, ma non perché ho deciso a tavolino che voglio essere più serio, perché sono modificato io nella mia vita quotidiana e quindi non ha più senso fare le cose che facevo prima e voglio fare meno cose, voglio fare meno cose, le voglio fare meglio. E paradossalmente adesso che ho deciso che voglio fare meno cose mi chiama più gente, perché penso che, vabbè, sarà anche un pochettino girato il nome. E secondo me ha anche dimostrato che quando facciamo delle attività live sono interessanti, viene la gente, quindi va bene. Sì, sto chiudendo, ho proprio finito ieri di scrivere il racconto di apertura del nuovo libro, di meme sempre che sto facendo, si chiama Lacrime di maschio e parla di, di perdono e di integrazione degli uomini all'interno della consapevolezza femminista, diciamo così. E, e sì, mi ero interrotto perché, vabbè, tra il tour dell'anno scorso, perché l'anno scorso ho fatto un altro tour di stand-up, poi le ospitate, il memissima, i talk, l'università, il lavoro. Cioè, non ho avuto tantissimo tempo da dedicare, ma non proprio tempo materiale, ma proprio tempo mentale. E quindi anche questa è la cosa bella, nel momento in cui fai meno cose riesci a fare qualche lavoro che è un pochettino più pensato, un pochettino più di qualità. E quindi sì, queste sono le questioni di interesse nuovo. E naturalmente legato a questo libro sto scrivendo un nuovo monologo e quindi farò sicuramente un altro tour in giro. Ci stiamo lavorando, io e naturalmente anche altre persone, perché da solo non riesco a fare niente di così tanto buono. La cosa più interessante è che per tutto ciò che riguarda il futuro sei molto proiettato al di fuori di Instagram. E invece per quanto riguarda Instagram, Sì. E invece guarda, sai cosa sto facendo adesso? Mi scrivo le cose che voglio, che penso, eccetera, però non sto postando di meno perché la maggior parte delle riflessioni che sto scrivendo sono riflessioni magari più esistenziali, più sulla natura dell'uomo, più pesanti e non so se il pubblico farebbero piacere, quindi evito di esporle. Poi non voglio nemmeno sembrare ridicolo, perché sai, hai scritto fino a ieri delle cose molto basse, non puoi cambiare così radicalmente dalla mattina alla sera, quindi adesso le integro un pochettino, metto sicuramente più discorsi seri rispetto a prima, sono meno volgari rispetto a prima, però un passaggio radicale non ha senso. Però sì, il formato mi piace, eh. Immagine e sopratesto, penso che rimarrà, finché non cambia la piattaforma, penso che rimarrà così. Il contenuto dipende da che settimana sto passando. bene. Sì, io conoscendoti, cioè, vedo quanto scrivere quei pensieri e adattarli al formato Instagram sia parte integrante, sia stata parte integrante della tua vita. Cioè, per te appuntarti le considerazioni, le esperienze della giornata e veicolarle poi attraverso quel formato è arricchente, cioè è stata una parte, mi pare di aver notato, abbastanza fondamentale degli ultimi anni, almeno le giornate che abbiamo Sì, passato sì. insieme io l'ho notato questo. E... Sì, sì, ma infatti cioè, anche questa roba fa ridere, cioè, se non avessi l'esperienza extra Instagram non farebbero così ridere le cose che scrivo, perché naturalmente cioè, puoi essere simpatico quanto vuoi, ma se ti chiudi in casa a un certo punto l'originalità finisce. Più persone incontri, più parli con le persone, più vengono anche situazioni divertenti. Cioè, io ho sempre detto, io scrivo, non scrivo cose che penso, scrivo cose che vedo. Io faccio ironia su ciò che vivo, su quello che vedo, su quello che osservo, sugli altri, su me stesso, eccetera. Tante volte, anche le cose che la gente non capisce, io faccio tante battute su me stesso, cioè io prendo per il culo anche me stesso e io penso che sia il modo più giusto di vivere. L'altro giorno un ragazzo mi ha detto, ma perché hai fatto queste battute su massimo pericolo, eccetera? Perché vabbè,
preso per il culo Massimo Pericolo, mi fa molto ridere, perché io ascolto Massimo Pericolo, no? Se mi ascolto tanto un cantante, lo conosco, posso fargli più battute a riguardo, non vuol dire che mi sta sulle balle o che non lo rispetto, eccetera, anzi. Poi naturalmente faccio un sacco di battute su persone che non rispetto, che magari rispetto di meno, però puoi anche trovare dell'ironia a riguardo di realtà e contesti che mi piacciono e mi interessano. Io direi che rispetto alla prima conversazione che abbiamo avuto, ho notato tante differenze nel tuo percorso, nel tuo approccio. Le idee non sono radicalmente cambiate, per carità, assolutamente, ma vedo delle differenze, quindi sono curioso di vedere come ti evolverai dal punto di vista artistico e personale, seguendo ciò che farai come Ciao Mamma, e quindi sicuramente avremo modo, tra un po' di tempo, se avrai piacere, Sì, di ci vediamo tra confrontare. 2 anni. No, beh, io e te ci vediamo prima, poi Certo, inutile dico arte, solo chissà inutile. quando la facciamo. Quindi sì, dai, allora speriamo di poterci rincontrare in futuro su YouTube, su Inutile Arte, e chi lo sa se magari anche tu aprirai un podcast come avevi intenzione di fare o qualcosa di simile, vedremo come Chi si lo sa. evolverà. Vedremo, vedremo. Bene, grazie, grazie caro. Ciao Domenico. Grazie, grazie mille, ciao.